Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Per chi non mi conoscesse, sono una pittrice di miniature freelance che negli anni ha trasformato la propria passione per la pittura delle miniature in un lavoro a tempo pieno. Su YouTube e su Twitch creo contenuti per chi vuole iniziare a muovere i primi passi nel mondo della pittura delle miniature. Se ancora non l'avete fatto e non volete perdervi nessuno dei prossimi video che caricherò, vi suggerisco di iscrivervi al canale. È completamente gratuito ma di estremo aiuto per il canale stesso. Inoltre, se attiverete la campanella vi arriverà una notifica solo quando carico un nuovo video. Una delle domande che mi viene fatta più spesso riguarda le categorie dei colori, quindi base, layer, dry, eccetera, e con il video di oggi spero di fare un po' di chiarezza. Alcune di queste nomenclature, appunto come base, layer, vengono utilizzate soltanto dalla marca Games Workshop con i relativi colori Citadel. Questo perché Games Workshop, che chiameremo magari GW per comodità, negli anni ha costruito un sistema di gioco e di conseguenza anche di pittura molto specifico e lineare. Da una parte può essere un grande aiuto per il pittore che inizia a dipingere perché ha una sorta di traccia da seguire, prima il colore base, poi il colore layer, magari poi lo shade, eccetera eccetera. Ma dall'altra parte sa anche un po' di piccola trovata commerciale per indurre il pittore a pensare di aver bisogno di tutto questo materiale. Quindi oggi parleremo delle differenze tra le varie categorie che in alcuni casi si ripetono anche in altre marche, come ad esempio shade, che viene chiamato diversamente magari in altre marche, o il contrast, mentre invece per altre categorie come base, layer e dry capiremo che in realtà basterebbe un qualsiasi acrilico da modellismo per coprire un po' tutte queste categorie. Ma andiamo con ordine e cominciamo subito dai colori base. I colori chiamati base in Citadel corrispondono a colori pieni e coprenti, in teoria da utilizzare così come sono, ma che a volte potrebbe essere utile diluire un pochino per evitare spessori. Hanno colori medio scuri proprio perché si pongono come colori da posizionare alla base, sempre sopra il primer, da schiarire poi con tonalità più chiare per far emergere i volumi. Nello stile di pittura Citadel rappresentano colori su cui poi si possono creare le ombre utilizzando lo shade o illuminare i volumi attraverso l'utilizzo di colori dry o layer. Per quanto riguarda un corrispettivo con altre marche, come ad esempio AK che mi avete visto utilizzare in tanti altri video, diciamo che rappresenta l'acrilico standard, quello che potrebbe svolgere tutte le funzioni. Gli acrilici base, infatti, se così vogliamo chiamarli, potrebbero essere leggermente più diluiti e utilizzati come layer, categoria di cui parliamo adesso. Quelli catalogati come layer sono colori generalmente dalle tonalità più chiare o leggermente più diluiti e leggeri rispetto ai base. Anche questi sarebbero pensati per essere utilizzati così come sono, sempre dopo averli shakerati un po' e usati per schiarire le parti voluminose. In Citadel, che spinge il pittore a seguire determinate linee guida cromatiche per motivi di gioco o praticità, è molto comune trovare base e layer sulla stessa tonalità, così da facilitarne l'uso combinato. Gli shade o lavature a livello di resa sono una sorta di mix tra colore molto diluito e inchiostro, ma in realtà non sono nessuno di questi. Si tratta di colori viscosi dall'effetto vitreo, la cui funzione principale è quella di sottolineare le zone di ombra, da cui prendono appunto il nome shade, finendo e soffermandosi nei recessi del modello, quindi in tutti i punti concavi. Il colore non è diluito con semplice acqua, ma con un medium più gelatinoso che gli permette di scivolare via quasi del tutto dalle zone lisce e soffermarsi nei recessi, scurendoli o colorandoli. Molto usati per questo tipo di lavorazione sono shade come il nero, il marrone o il seppia per l'incarnato, quindi colori abbastanza neutri. Ma esistono di molti altri colori per creare molte combinazioni diverse tra il colore sottostante e quello dello shade usato. Molto utilizzata è la combinazione tra colori metallizzati alla base, come oro o argento, e shade scuri o colorati, per rendere maggiormente interessanti e tridimensionali le parti metallizzate sui modelli. Lo shade inevitabilmente sporcherà un pochino i colori sottostanti nelle zone lisce dalle quali scorre via,
quindi è bene non usarlo in fase finalissima di pittura o prevedere di ripulire un pochino alcune zone con pennellate di colore. Ne esistono praticamente di ogni marca di prodotti per modellismo, con leggere modifiche alla viscosità, tonalità e coprenza. Sul canale trovate dei video dedicati all'argomento, su pro e contro dell'utilizzo degli shade e su come iniziare a dipingere miniature usandoli o no. I contrast sono una versione più coprente degli shade che nasce come strumento di pittura rapida da stendere su un primer chiaro. A differenza dello shade, è pensato per lasciare uno strato più colorato sulle superfici, anche quelle più lisce, aggrappandosi di più. Se usato nel suo uso più semplice, steso su un primer, varierà il risultato in base al colore del primer scelto, che generalmente varia tra bianco, avorio e cru o grigio. Si evitano primer scuri per rendere più visibili gli effetti di chiaroscuro lasciati dai contrast. Nulla vieta di utilizzarli anche su un primer zenitale. Anche di questo tipo di prodotto esistono linee simili di altre marche, come gli Speed Paint di Army Painter o gli Instant Color di Scale 75. Anche i contrast non andrebbero diluiti con acqua, ma con l'apposito medium di cui sono composti, per mantenerne inalterata la viscosità. Si possono utilizzare anche per applicazioni più creative dell'unico uso per il quale sono pensati, abbinati ad esempio alla pittura classica come glaze o usati ad aerografo. I colori dry sono colori dalla consistenza grumosa e un po' secca, da cui il nome dry, che si usano appunto per il dry brush. Questa tecnica prevede l'utilizzo di un pennello asciutto e pochissimo colore sulle setole, appositamente eliminato passando il pennello su carta assorbente. Passando delicatamente il pennello sul modello asciutto verranno messi in risalto i volumi. I colori dry puntano a facilitare questa tecnica tramite la loro consistenza, che crea una sorta di resistenza sul pennello e permette di raccogliere meno colore. Ma ovviamente anche questo tipo di tecnica si può realizzare con qualsiasi tipo di acrilico, eliminando con cura il colore dalle setole e usando il pennello asciutto. Proprio perché sono pensati per le parti sporgenti e voluminose o per delle luci veloci, si trovano generalmente in tonalità più chiare. Molto bella è anche la combinazione di una base scura e un colore dry metallizzato, proprio per creare in poco tempo un effetto molto scenografico. Passiamo ora ai colori Air, ovvero colori pensati per aerografo. Sono colori acrilici standard già diluiti con thinner, sufficientemente da essere usati così come sono direttamente nel serbatoio dell'aerografo. Molto utili se non si è pratici nel trovare la giusta consistenza e diluizione per questo utilizzo, o più semplicemente se si ama la comodità di averli già pronti da usare. Anche in questo caso ne esistono di altre marche come ad esempio Vallejo, The Army Painter o delle alternative molto simili proprio pensate per aerografo come ad esempio i Drop and Paint. Infatti io nelle immagini non ho da mostrarvi i colori Air, Citadel perché secondo me quelli di altre marche hanno i beccucci molto più comodi da utilizzare nel serbatoio dell'aerografo. Sul canale trovate degli approfondimenti dedicati ai Drop and Paint, se volete dare un'occhiata trovate il link qui sotto in descrizione. Infine parliamo della categoria dei colori technical, che è una categoria un po' una sorta di calderone che per quanto riguarda Citadel comprende un po' di prodotti diversi. In questa categoria rientrano un po' tutti quei prodotti particolari che creano un effetto diverso sul modello rispetto ai classici colori o ai prodotti sopracitati. Quindi effetto sangue, bile, ruggine, ossido o corrosione. Possono rientrare in questa categoria anche il fango, la neve, il terreno desertico, ma anche l'effetto traslucido o il medium per contrast e shade. Insomma, una categoria molto ampia sulla quale dovremmo aprire una parentesi a parte. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se magari siete interessati anche a un video del genere. Esistono molti altri prodotti in commercio come i metallizzati oppure dei colori che hanno nomenclature specifiche come gli intense per indicare i colori primari o magari gli ink, gli inchiostri. Insomma è un panorama molto ampio e secondo me che richiede un secondo capitolo.
Spero con questo video di aver risposto ad alcune domande, se ne avete altre lasciatele qui sotto nei commenti e sarò lieta di rispondere. Spero che vi sia stato utile, se è stato così magari lasciate un like di sostegno al progetto. Io vi do appuntamento al prossimo e come sempre siate creativi.